Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Vi avevo promesso una panoramica sugli zoom standard che troviamo oggi sul mercato, quelli che potrebbero essere appetibili per le nostre fotocamere. Allora, intanto dividiamoli un pochettino per grandi blocchi. Abbiamo il 2470 2.8, abbiamo il 2470 f4 e 24 105, 24 120 o 135, talvolta con diaframma costante F4, altre volte con diaframma variabile. Quelli a diaframma variabile li lasciamo stare per il momento, ci concentriamo su questi che hanno invece un'apertura costante su tutto l'arco focale. I produttori sono quelli classici, prendiamo in esame Nikon, Canon, Sigma e Tamron. Non li ho tutti qua sul banco, li ho recensiti volta per volta, oggi ho alcuni esemplari. Allora, cominciamo dai bombardoni, dai 2.8, cioè il 24-70 2.8, lo zoom più classico che ci sia, ma anche quello performante, la punta di diamante di ogni casa, perché proprio sullo zoom 24-70 si gioca la partita. Sono le focali più usate, quelle più generaliste se vogliamo, quelle dove passa dentro tutto, ci passa un matrimonio, il reportage di un viaggio, un'escursione fotografica, e se abbiamo un obiettivo di apertura 2.8 riusciamo a fare gli interni, riusciamo a fare le foto crepuscolari, riusciamo a fare i cieli notturni, insomma tutto quanto ci serve. C'è un rovescio della medaglia però, anzi due quantomeno. Il primo è il costo. Sono obiettivi dove tutta la ricerca, tutta la tecnologia attuale è innescata proprio nello sviluppo di questi obiettivi e quindi ce la paghiamo tutta quanta noi utenti. È anche vero che rappresentano molto spesso lo stato dell'arte o comunque, vi dicevo, la punta di diamante della produzione di una casa fotografica. L'altro rovescio della medaglia è il peso. Per avere un'apertura così importante, cioè di 2,8, dobbiamo avere schemi ottici, lenti frontali di un certo tipo e quindi vetro di qualità. Paghiamo tutto questo come peso. L'altra scuola di pensiero dice: se non mi serve un f2.8 mi prendo un f4. A me, per esempio, paesaggista, escursionista, non mi serve di avere un diaframma così aperto, perché è vero che rinuncio da una parte allo sfocato, perché sono meno morbidi gli F4, il 2.8 riesce a contestualizzare il soggetto, però dall'altra parte risparmio peso e mi risparmio anche sul prezzo, e molto spesso, dico molto spesso ma non sempre, proprio per queste due caratteristiche riesco ad avere insieme a questi obiettivi anche la stabilizzazione, che è un altro tassello davvero importante. Alcuni produttori invece riescono a far entrare nel prezzo anche la stabilizzazione, lo vediamo poco per volta. Gli ultimi di questi tre blocchi sono quelli che si spingono dal 24 al 105, 120, 135. Allora, la premessa è che andando ad aumentare l'escursione focale, qualche cosa devo lasciare sul terreno, sul campo. Che cosa lascio? In genere un po' di qualità, perché ovviamente mi servono o più lenti o schemi ottici un po' più complessi, quindi o vado a variare l'apertura, non ho più un F4, un F2.8 costante, ma ho una variabilità di diaframmi, oppure lascio per terra che cosa? Un po' di nitidezza, un po' di distorsione, un po' di qualità ai bordi della fotografia. E attenzione, quando parlo di bordi bisogna anche distinguere bene, perché un conto è parlare dei corner, cioè degli angoli, la parte estrema del fotogramma, un conto è parlare dei bordi, e tanto più questi bordi sono estesi, tanto meno la qualità percepita è quella, insomma, che noi non riusciamo a sottendere come standard. Quindi bisogna anche un po' capirsi nei termini, perché la partita si gioca proprio lì. Il dettaglio al centro ormai non è più un problema, anzi per contro ci sono degli obiettivi che magari agli angoli sono molto scadenti ma al centro sono persino superiori. Non è la difficoltà per un produttore mettere a bersaglio il target con una cutanza strepitosa, non è quello, è cercare invece di averla costante su tutto il fotogramma. Preferisco paradossalmente un obiettivo che non sia al massimo acuto, cioè non risolva 100 linee per millimetro, ma ne risolva meno, ma che sia costante su tutto il fotogramma, che in modo
con una piccola maschera di contrasto, riducendo l'immagine, riesco ad avere un fotogramma davvero a posto, piuttosto che una caduta sia di luce, quindi di vignettatura, sia di qualità, di acutanza. Questa no, perché anche diventa difficilmente risolvibile e comunque francamente è fastidiosa. Allora, abbiamo detto questi tre blocchi. Come si distinguono questi obiettivi? Perché hanno tutti delle caratteristiche, diciamo, abbastanza peculiari. Ci sono quelli della, chiamiamola così, vecchia scuola. Prendiamo il Canon 2.8, 24-70 2.8, un obiettivo pesante, un obiettivo che si estende parecchio, come vedete, al pari del 24-70 Nikon, il 2.8, questa è la prima serie, non è quello stabilizzato. Anche questo sporge, a differenza tra l'altro del Canon, sporge col gruppo frontale di lenti, quindi si destabilizza ancora maggiormente. Teniamolo presente, perché? Perché se avete voglia di camminare leggeri, questi non fanno per voi. È anche vero che quando fate un reportage, per esempio un matrimonio, la qualità che ottenete da questi due obiettivi rispetto ai corrispondenti F4 personalmente è strabiliante, cioè io non riesco a farlo con un F4 perché ci si perde tutto il mondo del dettaglio, delle sfumature che questi obiettivi sanno dare. Però vi dicevo, uno dei rovesci della medaglia, forse anche il più consistente, è il prezzo, perché questi sono obiettivi che costano migliaia di euro, perché sia la serie 2 o 3 del 24-70 Canon che la nuova versione del 24-70-2.8 Nikon superano i 2000 euro abbondantemente, ed è una cosa che non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo trascurare. Però è anche vero che possiamo cercarli nel mercato dell'usato, quindi la stessa qualità, perché onestamente la prima serie è vero che non è così bella come la seconda serie, per esempio parlando di Canon, però è un obiettivo così a posto, così bello anche questo, che non vi farà rimpiangere di non avere il 2 o il 3. Altrettanto, forse ancora di più per Nikon, perché non è cambiato quasi niente se non la stabilizzazione. Proprio di stabilizzazione vorrei parlarvi, perché non ce li ho qua, ma li ho recensiti in un altro video. Per esempio mi viene in mente il 24-70-2.8 Tamron, il G2. Questo mette insieme un po' i due mondi. Lo stesso vale per il Sigma Art 24-70-2.8. Cresce un po' il prezzo rispetto all'F4, però stiamo parlando pur sempre di obiettivi, innanzitutto un po' più compatti rispetto a questi. E questo aiuta molto perché il peso è un po' più contenuto, perché si estendono meno, cioè sono più compatti e quindi maneggiabili, impugnabili sulla camera con molta meno fatica, perché questo, e anche questo, montato su una fotocamera, quando siete messi così, la fotocamera comunque ce n'è, vi destabilizza non poco, cioè sposta il baricentro molto in avanti. Un obiettivo più compatto, vi faccio vedere l'F4 per darvi l'idea, è molto più corto ed è un 24-70, è molto più corto e oltretutto è anche stabilizzato, pesa meno, certo c'è un diaframma, c'è uno stop in meno, non avete il 2.8, se vi serve non se ne parla, se non vi serve che ne potete fare a meno, a occhi chiusi questo, ma certamente costa molto meno, la qualità è una qualità elevata, ma ne parliamo nel blocco degli F4. Vi stavo dicendo, il 24-70-2.8 sia Sigma che Tamron sono delle valide alternative. Vogliamo dirla tutta e non me ne vogliano questi produttori che stanno facendo degli sforzi davvero inconiabili per darci degli obiettivi di qualità elevatissima. La qualità complessiva di Canon e Nikon resta comunque percettibilmente superiore, perché sia la trasformazione dei colori, non tanto l'acutanza, vi ripeto, ma la trasformazione del colore, cioè il bianco, il punto di bianco in relazione agli altri colori, senza dubbio qua è migliore, lo vedete. La qualità dello sfocato è uno sfocato un po' più classico questo, se vogliamo decade come ce lo aspettiamo. Su questi nuovi prodotti che sono più moderni e comunque stanno tracciando la strada di tutti i prodotti di questo tipo di innovazione, hanno uno sfocato molto più brusco, quindi da una parte è vero che isolano il soggetto meglio e ci danno quasi una sensazione migliore, no, di sfocato, perché tanto a fuoco e un attimo dopo va a digradare bruscamente, però per un ritratto per esempio sono meglio questi, restano meglio questi. Allora
La domanda, semmai, ed è un po' lo spunto di questo video, è: mi compro usati questi due obiettivi oppure nuovi? Che cosa? I Tamron e Sigma 2.8 che sono anche stabilizzati, costano lo stesso prezzo dell'usato, però hanno la garanzia. Questo spetta a voi deciderlo. Qualitativamente, per un fotografo come me che ama la qualità, io andrei su un usato di questi, ma come ho già detto altre volte, che sia un usato sicuro, perché 24-70-2.8 ogni tanto, cioè mi dicono più o meno 2 esemplari su 10 della prima serie hanno problemi con il diaframma elettronico, le lamelle si bloccano e quindi dovete fare una riparazione intorno a 180-200 euro. Molto più problematico il 24-70-2.8 Nikon, che ha problemi è un po' esile, diciamo, l'obiettivo. Casomai andatevi a vedere il video dedicato dove spiego meglio queste cose. Allora, tutto questo per dirvi sì usato, ma che sia un usato sicuro, cioè qualcuno che vi dia anche la garanzia dal privato, solo se di fiducia, se l'obiettivo si presenta molto bene. Dicevamo, c'è una via di mezzo, sono questi qua, i 24-70, i 24-70 f4. Allora, ce li abbiamo un po' coniugati in tutte le salse. L'F4, vi dicevo, è un diaframma un po' più chiuso, però generalmente sono stabilizzati. Non ho dubbi a consigliarvi questi. Pesano poco, perché pesano molto meno, costano meno e sono maledettamente validi, ma proprio validi. Non aspettatevi però di fare la ritrattistica con lo stesso successo di questi. Ve l'ho detto e lo sappiamo tutti. Andiamo invece a vedere un pochettino questa categoria, cioè il 24-105, 24-120. Questi sono obiettivi che ci danno qualcosa di più, ovviamente togliendoci qualcos'altro. Allora, il di più è quell'estensione nell'escursione focale. In altre parole, non ci fermiamo a 70 mm. Il 24-70 è un obiettivo polivalente, è vero, però comunque è sempre un po' fermo lì a 70, cioè quando vogliamo avvicinare un po' per il ritratto, avvicinare un po' il paesaggio, cercare di spingerci verso un soggetto da enfatizzare in primo piano, ci troviamo sempre un po' a corto, perché comunque il 70 mm, bello quanto volete, però è un po' corto. Personalmente, se dovessi scegliere un obiettivo per portarmene solo uno dietro, 24-105, 24-120, non si discute, ne ho solo uno e ci faccio tutto, ci faccio davvero tutto. Se non che, per esempio il 24-120 Nikon, che non se ne può parlare male, però ahimè non se ne può neanche parlare bene, perché ha una distorsione imbarazzante a 24 mm, soffre di aberrazioni, è vero che è stabilizzato, è vero che il colore è un bel colore, peccato per questi altri difetti che francamente, insomma, l'ho comprato, venduto un paio di volte e non ne voglio più sapere, mi spiace, piuttosto mi tengo 24-70 oppure vado a esplorare altre aziende. 24-105 Sigma, strepitoso. È vero che non è bello, se lo prendiamo, ripeto, a fare le pulci, proprio se andiamo a cercare il pelo dell'uovo, non è, diciamo, a posto come il 24-70 f4 Canon. Certo, perché non si ferma a 70, va più in là, si spinge a 105, quindi a qualcosa dobbiamo rinunciare. E sta a voi decidere se questa perdita ai bordi, proprio ai bordi angoli, diciamo, del fotogramma rispetto al 24-70 è una cosa che pregiudica il vostro piacere di fotografare e di valutare poi le vostre fotografie. Altrimenti questo è un obiettivo validissimo. Con cosa lo possiamo confrontare? Col 24-105 Canon ad occhi chiusi il Sigma è nettamente superiore per tanti motivi. Stabilizzatore più moderno, quindi ha veramente una bella efficacia. I colori, secondo me, siamo lì, tutto sommato, forse questi sono ancora un pochettino più neutri nel senso buono del termine, ma di sicuro ha meno vignettatura, è meno impastato, è molto bello come obiettivo. E poi, sempre rifacendoci ai 24-70-2.8, questo è un 105, però guardate, si estende non così tanto, e comunque anche esteso, guardate, è come questo chiuso. Quindi
ancora un vantaggio glielo diamo in termini di costruzione, tanto più che a dispetto di quello che potrebbe far sembrare questa svasatura, il peso resta qua, quindi ancora una volta abbiamo un vantaggio, un obiettivo compatto con il peso che resta nel baricentro dell'impugnatura della camera, ok? Cioè non si estende troppo con il peso in avanti e ci fa traballare le immagini, fermo restando che c'è uno stabilizzatore ottico. È vero che ci sono tante lenti, 19 lenti qua dentro, quindi la luce passa sì, però sembra lievemente più scuro rispetto a un 2.8, sembra perché non appena avete messo l'occhio vi abituate subito, quindi è un problema superabile. 24-120 Nikkor è questo qua, ve l'ho detto, questo 24-105 Canon è questo Sigma secondo me resta ancora il vincitore. Allora, per chiudere tutta questa bella dissertazione sugli obiettivi, è chiaro che il 2.8 ha una qualità superiore complessivamente perché riesce a fare più cose, ne fa di più, non che le faccia meglio, ma ne fa di più, lo sfocato è più bello, la qualità dell'immagine, dei colori, la nitidezza fino ai bordi è un po' migliore, ma si fermano a 70 e costano un botto, lo abbiamo detto. I 24-105, 24-120 hanno questo calo, diciamo, di prestazioni che è evidente perché si estendono di più, però ci danno un diaframma in meno, ma di solito la stabilizzazione, quindi valutate questo, sono più compatti, più leggeri, più economici, quindi li confronterei tutt'al più con un usato di quelli, perché la partita non si può giocare fra il nuovo 2.8 e questo qua. E poi abbiamo la via di mezzo che è il 24-70, che dico via di mezzo, nel senso mi intendete di questi blocchi di obiettivi che rappresentano veramente la giusta misura fra i due, però si fermano anche questi a 70, sono più leggeri di questi, tipo un 24-105, la prestazione è un po' migliore in termini ottici perché sono più limitati come escursione, ma proprio per questo si fermano lì. E allora a voi la scelta, non c'è altra soluzione che andare a provarli, magari informarsi, leggere qualche recensione, soprattutto avere bene in mente che cosa volete fare con un obiettivo. Volete un tuttofare e averne solo uno sempre attaccato alla macchina, vi assicuro che con un 24-105 o 120 che sia, siete a posto, siete a cavallo. E l'85-90% delle fotografie che produrrete saranno quasi identiche a questo. Dico quasi identiche perché di solito se avete un'esigenza di avere un unico obiettivo non siete, insomma, dei professionisti che devono anche avere degli obblighi, diciamo, di sostanza verso un cliente, verso la clientela del prodotto. Se vi guardate le foto a computer che faccia anche 4K, siete già a posto. Se invece avete voglia di qualità dovete, ahimè, rinunciare un po' alla focale, quindi scegliere un obiettivo che sia più corto, un 24-70, e però vi toccherà sempre aggiungerne un altro. Queste sono le scelte che anch'io, soprattutto i primi anni, ho dovuto fare e ho provato e sperimentato sulle mie spalle, è il caso di dirlo, visto che alcuni obiettivi sono anche pesanti. Grazie per aver seguito i video di PhotoArt, vi aspetto ai prossimi video. Ciao!